Buongiorno Italia, 23... qua sono le 8 del mattino mentre voi là siete ancora tutti a dormire. 23esimo giorno di viaggio. 23esimo giorno di viaggio. Oggi, 1° luglio. Siamo a? Quaruk. Siamo a Quaruk. Al bivio dove inizia la M41 o la Walker Valley. Noi dovevamo fare la Walker Valley, ma per un problema mio fisico che adesso dopo vi faccio vedere, abbiamo deciso di fare la M41. Anche perché abbiamo visto comunque è scenografica e quindi faremo quella. Abbiamo selezionato alcuni hotel in mezzo alla strada, in mezzo, diciamo, durante il percorso, perché non sappiamo in che condizioni sia la strada, quindi il tempo che ci impiegheremo a percorrerlo. Teoricamente arriveremo a Margub. Teoricamente. Marbuk. Però può essere che se ci fermiamo a fare troppe foto o cos'altro venga lunga, quindi ci fermeremo lungo la strada. Stamattina però siamo partiti molto tranquilli. Tranquilli, visto che ieri abbiamo fatto la giornata abbastanza pesante, 10-12 ore di moto. Ieri sera eravamo... Via, adesso facciamo colazione. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Allora, come dicevamo prima, intanto volevo far vedere l'hotel dove abbiamo soggiornato, che è questo. Zaira Hotel. Più che modesto, molto, secondo me più che discreto. Però il proprietario... è molto collaborativo. Sì. Anzi, ci ha anche avvisato, già ce l'avevano detto, ma noi avevamo chiesto a Dushanbe all'ufficio del turismo se era necessario qualche documento per passare la frontiera, ci avevano detto di no, perché state meno di 14 giorni. Mentre invece qua l'informazione che abbiamo avuto è che necessitavamo anche di un ulteriore documento, quindi abbiamo contattato l'agenzia turistica che ci consegnerà il documento domani, che avremo 6 giorni per poter passare la frontiera tra il Tagikistan e il Kirghizistan, perché in realtà la frontiera è chiusa per i turisti, quindi avremo questo documento e potremo passare la frontiera. Prima abbiamo parlato di un problema mio, non ve lo posso far vedere sul mio fisico, lo faccio vedere sulla moto, si capisce forse qual è il mio problema, è giù in basso, tra l'ombelico e le ginocchia. Esatto, tra l'ombelico e le ginocchia, quindi questo ci ha costretto un po', diciamo, a cambiare il percorso. Ci fanno passare, ma se c'erano i cinesi col cavolo che ci facevano passare. Allora, come dicevamo prima quando eravamo all'albergo, noi, anzi adesso magari metterò la cartina qua sopra, prevedevamo di continuare lungo i confini con l'Afghanistan, cioè rimanere ancora lungo i confini con l'Afghanistan fino ad arrivare alla riserva, quella che è la riserva naturale, che è il corridoio Volcan. Quindi questi erano i nostri piani originali, diciamo. Dovuto al fatto che non sono in perfetta forma, abbiamo pensato bene di accorciare il viaggio e passare di sopra in quella che poi è l'M41. Come dicevo, non faremo la Walker Valley, ma faremo la strada del Pamir, la M41, la Highway Pamir. Adesso magari anche in questo caso metto una cartina sopra per farci capire meglio di cosa stiamo parlando. Lungo la strada ci hanno insegnato che non tanto distante dall'ultima fermata che abbiamo fatto, ed è meglio così perché effettivamente eravamo un po' stanchi, c'è un posto dove ci sono le sorgenti d'acqua calda. Gelondi, non so se si chiama così, hot spring. Adesso non sarà molto facile farsi capire, però ci hanno dato la posizione, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice da trovare.
Ti lascio andare perché vai troppa polvere. Guarda qua, che vista. Siamo a 2700 metri, praticamente siamo su allo Stelvio. Allo Stelvio. E abbiamo la strada sempre piana. Poi dicono allo Stelvio in salita. Le moto sbuffano un po' a 3000 metri, non è molto abituato, però deve fare altri 1500 in altitudine, speriamo che si abitui. Questa strada non era nei nostri piani, ma devo dire che non siamo assolutamente pentiti di averla fatta. La strada è asfaltata, mediamente bella, si salta perché insomma è una strada asfaltata ma abbastanza rotta, però è bella, si fa ad un buon ritmo e soprattutto stiamo andando, adesso siamo ai 3000 metri circa e stiamo andando su piano piano, quindi ci dà anche la possibilità di abituarci all'altitudine e il paesaggio direi che è veramente molto bello. Io proprio chiedo, dai che sei qua, qualcuno ce lo saprà dire, no? Sì, è qua. Vabbè, ormai sono che è qua, dai. Allora, siamo venuti qua perché ci hanno detto che ci sono le fonti d'acqua calda. Crediamo che sia qua. Adesso lo andiamo a cercare e ci facciamo un bel bagnetto rilassante alle terme. Hot Spring, no? Come si chiamava? Hot Spring, sì. Vado a vedere là. Non c'è neanche un cazzo di cartello, niente. Adesso vado qua dentro io.
al 4 kg. There was hotel, but there was people full. But other hotel in Allora, c'è un sacco di alberghi, ma sono tutti pieni, ho detto. Ho detto a Armando che gli alberghi sono tutti pieni, così l'ho fatto cagare un po' addosso. In realtà mi hanno detto che qua ce n'è uno che è praticamente vuoto e ha all'interno una specie di spa, adesso non oso immaginare cosa sia. Quindi adesso, se ho ben capito, dovrebbe essere l'albergo là in fondo. In realtà non ce ne sono molti di alberghi qua, sono 2 o 3 persone, mentre questo è, hanno detto, il più grosso, ma è vuoto. Ci sei, Armando? Armando? Niente, non lo sento più. Comunque, se ho ben capito, l'albergo è questo qua. È questo qua e speriamo il bene. Speriamo che ci sia anche da mangiare, perché effettivamente qua intorno non c'è nulla, a parte la botteghina dove mi sono fermato, che non è neanche tanto rifornita, quindi speriamo che diano anche qualcosa da mangiare. Abbiamo trovato l'impianto termale, fantastico. Abbiamo trovato anche un oggetto che adesso Armando vi farà vedere come funziona. Vai. Molto pratico, Uno si mette a sedere lì. Consigli di uso: prima aprire l'acqua calda, perché quella, no, prima quella fredda, là, Vai, che buono. girare il getto, quella fredda, Via. oppala. Quindi se uno vuole, apri. Se uno vuole farsi un bel bagno caldo, questo qua si arrostisce le bagno. Secondo me prende fuoco la gioielleria. Allora se faccio vedere come punta su, guarda come funziona. E per bacco. Dai, se adesso è attivo. Dai, facciamo un po' che io ogni tanto tengo la telecamera e te fai vedere. Vabbè, adesso andiamo in vasca. Del fondo. Oh, se cade non fa niente. Vai. Com'è? Allora, era... È un brodo un po' caldino. Dovrebbe aver rifiutato quelle bestioline per essere friggere. Allora, qualche tempo fa abbiamo fatto il bagno. Sì, abbiamo usato fare il bagno oltre il circolo polare artico. Se non ci credete, qua c'è il link. Là erano abbastanza freschini. L'acqua era abbastanza freschina, diciamo. Era freddina l'acqua. E qua adesso siamo a 3600 metri e ci facciamo il bagno nell'acqua calda. Non potevano farci mancare una vasca a 3600. Speravamo fosse all'aperto, ma va bene lo stesso. Questa struttura ce l'ha chiusa. È termale, ci hanno detto per la schiena, per le ginocchia. Qua si esce con un pelo incredibile, signori. Qua, Si galleggia, ci vogliono i piombi a stare giù. una volta fatto il bagno qua, esci che c'hai la pelle che sembra quella di un bimbo. Io non te la controllo. Fa bene anche per il mio problema che ho avuto, La gioielleria. che abbiamo parlato prima. Via. Rieccoci di nuovo in strada. Prossima tappa Murghab.
dove andremo a scaricare i documenti che non abbiamo scaricato, quelli per il passaggio alla frontiera col Kirghizistan, perché dove eravamo alloggiati fino a ieri non c'era linea telefonica, non c'era possibilità di comunicare e quindi non siamo riusciti a scaricarli. E cos'altro? Allora, devo dire una curiosità di quello che ci è capitato fino ad oggi. Allora, noi siamo stati tutti e due colpiti da quello che si dice la malattia del viaggiatore o maledizione di Montezuma o caghetto, dite un po' come vi pare. Abbiamo chiesto, noi ci siamo sempre stati abbastanza corretti nel mangiare, siamo stati attenti, però dalle informazioni che abbiamo avuto che è sufficiente anche un certo tipo di alimentazione per comunque prendersi questa malattia di Montezuma, come ad esempio ci hanno detto che qua utilizzano l'olio di semi di cotone per condire, ed è una cosa che noi, il nostro stomaco non è abituato, quindi questo dovrebbe essere una delle cause per appunto la malattia di Montezuma che ci siamo beccati. Al ristorante, all'albergo dove siamo andati non c'era la possibilità di mangiare, quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo nutriti con delle scatolette che ci eravamo portate da casa. Io non so se è stato questo o cos'altro, ma Armando ha avuto una febbre anche abbastanza alta, 39, dove non c'era niente, non c'era un dottore, non c'era niente, quindi era anche un pelo preoccupante. Però io naturalmente al buon Armando non gli dicevo quando la misuravo io, lui senza occhiali non vede, non gli dicevo che era 39, gli dicevo che ce l'aveva 37,5, 37,8 per stare un po' tranquillo, perché altrimenti ci cagava sotto. Però insomma sono stati 2 giorni abbastanza intensi, diciamo. Sei al passo? $4.000 metri. La strada per fortuna è molto bella. Trombetta va in prima, ma va. Sì, sono in primo o seconda, se non mi ricordo. Forse seconda. Ah, non posso mica darci gas che si ferma, Che maiale, ma quanti metri è sto passo? Non lo so, non ci giurerei. Secondo me ci siamo allora, questo passo. C'è quel piazzoletto lì. Non c'è un cavolo. Ce l'ha fatta Trombetta. Facciamo una foto? Tiro la moto però.
2670 metri circa. Il nome del passo non me lo ricordo, però lo scriverò sotto appena arrivo a casa. Si respira già a fatica, nonostante abbiamo dormito a 3600 metri, qua si sente. Lo scenario è incredibile. Si potrebbe venire a fare un chioschetto qua per Sì, sì. La strada è bella comunque, cioè è bianca, ma larga, bella, d'altronde ci passa camion, ci passa un po' di tutto. Via, avanti verso Murghab. Per fortuna, nonostante i passi siano molto alti, ci si arriva in modo graduale e quindi nonostante le moto siano veramente scarburate, ci si arriva con un filo di gas, piano piano ci si arriva. Adesso dobbiamo fare un altro passo di circa 4000 metri, di cui naturalmente non ricordo il nome, e poi dopo è praticamente tutta discesa fino a Murghab. Quindi ormai diciamo che per oggi il più è fatto. Non è il passo più alto che dovremo affrontare, ma se ce l'abbiamo fatta fin qua ho grosse speranze che la trombetta ce la farà arrivare fino alla meta. Hello? Hello. Where are you from? Switzerland. Switzerland? And you? Italy? Ah, Welcome back. ciao. Welcome back to home. Yeah. Ah, Because last year I did the trip 2 months, and now I go 2 months back. so no, you don't go in Kyrgyzstan. I've been. Ah, been. Yeah, Okay. yeah. Hello. What about the border? Last year was closed, Yeah? but this year you can. Ah, no problem. No problem. You have to apply. Yeah, we should have already done. Yeah. But Yeah. because we have it says Ciao ragazzi, è Suissa. because we have wrote an email and sent all the documents to a local agency. This is perfect. This is perfect. Yeah. Okay. And your name is on the border. Okay. Yeah. We haven't received any answer yet. No, no, it's like this. I have the same. Oh, you have the same. Yeah, Okay. yeah, yeah. Goodbye. And yeah. Well, a little bit over. But Yeah, but when the Going road, good. the heat go yeah, up, yeah. Sometimes, yeah. Okay. Yeah. like me. No. Allora, il primo che abbiamo incontrato in queste montagne, Sulla M41 dalla Svizzera, ha fatto la stessa cosa che abbiamo intenzione di fare noi, cioè ha lasciato la moto in Kyrgyzstan e poi quest'anno fa Bishkek e quest'anno fa il ritorno. Sì. Ciao! Ultimi 40 km circa, siamo a un'altitudine di 3700 metri. Diciamo che il peggio ce lo siamo lasciati alle spalle, abbiamo fatto 3 passi di più di 4000 metri. È stata una fatica sia per noi che per le moto, perché insomma, anche se diciamo abbiamo avuto l'opportunità di ambientarci, perché sono già 4 giorni circa, 5 giorni che siamo sopra i 3500 metri, e comunque muoversi è sempre un po' una fatica. Sì, facciamo questi ultimi 40 km, il paesaggio davvero è fantastico, anche la strada adesso è molto bella e quindi facciamo una buona media e poi troviamo un albergo a Murghab e domani vediamo il da farsi.
Salam alaikum. Hotel? Hotel? Più avanti mi ha detto. Più avanti mi ha detto il signore. Forse quei bagagli là. Magari. Ah, può darsi. No, no, secondo me no. Forse questi qua. Ah sì? Ci vanno scambiati per uno di loro. Ah, qua ci mettiamo anche il nostro. Siamo arrivati a Murgab, l'ultimo paese praticamente prima della frontiera col Kirghizistan. Siamo a circa 200 km, 3500 metri sul livello del mare. Oggi abbiamo fatto l'M41 venendo qua 2-3 passi sopra i 4000 metri. Questo è un posto che si fermano quasi tutti i motociclisti perché appunto essendo uno degli ultimi prima della frontiera conviene dormire in questo posto. Poi infatti ci sono tutti gli adesivi di molti che sono passati di qua. C'è anche il nostro e ci sono anche le nostre moto. Domani quindi abbiamo intenzione di attraversare la frontiera del Tagikistan, andare in Kirghizistan e dormire nel primo paesino che è circa 50 km dopo la frontiera. Via, si continua.